Eccomi qua, buongiorno amici. Oggi vi faccio un'altra ricettina un po' invernale, ma anche nostra genovese, che sono i ceci in zimino. In zimino è una parola araba che vuol dire grasso, corposo, però noi la usiamo molto vicino alle feste di Natale perché è un piatto piuttosto magro perché non c'è carne, quindi è vegetariana e ci sono un po' di ceci e in più la verdura è questa che noi la mettiamo un po' in varie preparazioni che potrebbero essere di pesce e zimino usiamo la parola zimino per fare i piatti con le verdure, c'è tipo bietole e spinaci. Iniziamo con il piatto più importante, l'ingrediente più importante che sono i ceci, che voi li potete prendere sia secchi, tenerli una notte a bagno e cuocerli con un po' di sapori, tenere un pochettino di acqua che poi servirà per il brodo, o se no potete usare anche quelli in scatola, un po' di soffritto. Questi sono circa 6 etti da cotti, quindi ci vorrà 4 etti secchi, 2 etti di soffritto, 1 etto e mezzo circa. Il soffritto è composto da carota, sedano e cipolla, un paio d'etti di bietole già smenuzzate, crude. Io ho messo anche un 40 grammi di cipollotto, di foglie di cipollotto, perché lo avevo bello fresco e l'ho voluto mettere perché era bello fresco e gli dà un po' di gusto. 2 bei cucchiai colmi di concentrato di pomodoro, 2 bei spicchi di aglio schiacciato, un po' d'olio a piacere, questo poi voi vedete come la volete, piuttosto condita. Qui ho iniziato con 1 litro di brodo vegetale. Questo poi secondo come voi volete fare, potete farla sia zuppa, da poi metterci la pasta da minestrone come volete, o io oggi la voglio fare con dei crostini e quindi la farò sempre più morbida ma non troppo liquida. Allora, iniziamo col soffritto naturalmente, quindi mettiamo l'olio, il soffritto e facciamo andare a brustolire bene. Metto anche la cipolla, il cipollotto e l'aglio. Prossimo passaggio, ceci con un po' di acqua, insaporire un pochino, adesso ci aggiungiamo un po' di sale, non molto perché ho fatto già il brodo vegetale che ci ho messo un po' di sale, quindi poi lo assaggerò quasi a metà cottura. Pepe, inizio a mettere il concentrato, e ora è il momento delle bietole.
Ora possiamo aggiungere il brodo. E facciamo andare dalla mezz'ora, 3/4 d'ora. Vediamo come ci piace, un po' più cremosa, più liquida. Direi che se volete aggiungere un po' di pasta, andate avanti con la cottura ancora 10-15 minuti, poi ci mettete la pasta, magari aggiungete un goccino d'acqua, oppure cuocete la pasta a parte e poi ce la mettete alla fine della cottura nella zuppa, in modo che così non vi si attacca e siete un po' più tranquilli di poter dosare il livello della cremosità che c'è. Ora facciamo cuocere ancora un po'. Ecco, se vi fa piacere potete aggiungere dei crostini messi un po' nel forno e grattugiate sopra un po' d'aglio se questo vi piace, così è un po' più saporito. Comunque sono buonissimi anche con delle bruschette del pomodoro sopra col basilico, come aperitivo. Ecco le bruschette che andranno poi nella zuppa. Bene, ora ho spento, sono passati 40 minuti da quando l'ho iniziata. Se vi piace un po' più ancora cremosa, lasciatela lì, magari l'ho fatta al mattino per la sera, così si assorbe, il ceccio assorbirà più liquidi e verrà un po' più cremosa. Io la lascio così, oppure ci potete aggiungere della pasta. Ora impiatterò e vi farò vedere il risultato finale. A presto! Piattiamo. Un po' di parmigiano a sentimento, o se no niente vi vieta di mettere del pecorino, perché verrà ancora più saporita. Del pepe a mulinello, e i nostri crostini con l'aglio. Pronti? Dimenticavo un po' d'olio. Pronti per le nostre giornate fredde, i nostri ceci in zimino alla genovese. Iscrivetevi al canale e seguitemi, io cercherò di essere un po' più presente. Grazie, buona giornata, ciao a tutti!